Nel silenzio selvaggio del pianeta esistono creature che non conoscono rivali. Giganti di muscoli, zanne e istinto, creati dopo milioni di anni di evoluzione. In Alaska, l'orso Kodiak domina come una montagna in movimento, capace di piegare tronchi e rivoltare la terra con un solo colpo. Sulle distese ghiacciate dell'estremo oriente, la tigre siberiana avanza nell'ombra, un fantasma striato, rapido, inarrestabile. Nella savana africana, il leone guida il suo branco con potenza e strategia, trasformando ogni caccia in una battaglia perfetta. Lungo i fiumi del Nilo, un predatore antico come il tempo attende immobile. Il coccodrillo, un'esplosione di potenza capace di trascinare un bufalo sott'acqua in un istante. E nelle giungle dell'Amazzonia, il giaguaro regna silenzioso, con un solo colpo, una mascella che frantuma ossa. È un'ombra che scompare tra le foglie. Nel cuore della natura selvaggia, lontano dalle città e dal rumore umano, esiste un equilibrio fragile e perfetto. Un equilibrio costruito su regole antiche quanto la vita stessa. Chi è forte sopravvive, chi è debole soccombe. È una legge dura, crudele, ma necessaria. In questo viaggio esploreremo il lato più letale della natura, quello che incarna la forza primordiale, la precisione evolutiva, la bellezza feroce della vita selvaggia. Dalle foreste dell'Alaska alle acque del Nilo, dalle steppe siberiane alle savane africane, fino alle giungle oscure dell'Amazzonia, incontreremo 5 titani. 5 creature che rappresentano l'apice della predazione moderna. Questi sono i protagonisti del nostro viaggio. Questi sono i mega predatori della Terra. Nelle terre remote dell'Alaska, dove il vento soffia come un antico spirito e le montagne si ergono come guardiani di pietra, vive una creatura che incarna la forza primordiale della natura. Un gigante solitario, imponente, silenzioso, capace di dominare il suo territorio con una presenza che non ha eguali. Questo è l'orso Kodiak, il più grande carnivoro terrestre moderno. L'arcipelago di Kodiak è un mondo a parte, un luogo dove la natura non ha mai ceduto il passo all'uomo, dove le foreste di abeti e betulle si estendono fino alle coste frastagliate e dove i fiumi, gonfi di salmoni, diventano il palcoscenico di uno dei predatori più impressionanti del pianeta. Qui, in questo regno selvaggio, l'orso Kodiak ha sviluppato dimensioni titaniche. I maschi più grandi possono superare i 680 kg, raggiungendo un'altezza che sfiora i 3 metri quando si sollevano sulle zampe posteriori. Ma la grandezza del Kodiak non è solo una questione di massa, è una combinazione di potenza, intelligenza e adattamento. Ogni muscolo del suo corpo è progettato per la sopravvivenza. Le sue spalle, larghe come un tronco d'albero, ospitano una muscolatura capace di scavare, correre, sollevare, strappare. Le sue zampe, armate di artigli lunghi fino a 10 cm, possono aprire un tronco come fosse carta. E il suo olfatto, tra i più sviluppati del regno animale, gli permette di percepire un odore a chilometri di distanza. Durante l'estate, quando i salmoni risalgono i fiumi per deporre le uova, il Kodiak diventa il sovrano incontrastato delle acque. Con movimenti sorprendentemente agili per un animale della sua mole, si posiziona lungo le rapide, osserva, attende, calcola e quando il momento è giusto, scatta. Un colpo secco, preciso, e il pesce viene catturato con una facilità disarmante. È in questi mesi che l'orso accumula la maggior parte delle sue riserve di grasso, fondamentali per affrontare il lungo inverno. Ma nonostante la sua potenza, il Kodiak non è un predatore aggressivo per natura. La sua forza è tale che raramente deve dimostrarla. Eppure, quando necessario, può trasformarsi in una macchina da guerra inarrestabile. Uno scontro tra 2 maschi adulti è uno spettacolo di pura forza bruta. Il Kodiak è anche un simbolo di equilibrio ecologico. La sua presenza regola le popolazioni di salmoni, disperde semi attraverso il territorio, modella il comportamento di altre specie. È un ingranaggio fondamentale nel delicato meccanismo della natura. Nelle acque lente e fangose del Nilo, dove il confine tra vita e morte può essere spesso quanto un battito d'ali, si nasconde uno dei predatori più antichi e letali del pianeta. Un assassino silenzioso, immobile come una statua, paziente come il tempo stesso. Il coccodrillo del Nilo non insegue, non corre, non spreca energia, aspetta
e quando colpisce lo fa con la precisione di una trappola perfetta. Il coccodrillo del Nilo è un fossile vivente, un frammento di preistoria che continua a governare le acque africane con la stessa efficienza con cui i suoi antenati dominavano i fiumi del Cretaceo. Con una lunghezza che può superare i 5 metri e un peso che sfiora i 750 kg, questo gigante è una macchina biologica progettata per un solo scopo: catturare. Il suo corpo è un'armatura naturale, ricoperta di osteodermi, placche ossee che lo proteggono come uno scudo medievale. Le sue mascelle, tra le più potenti del regno animale, esercitano una forza che può superare i 22.000 newton, abbastanza da frantumare ossa, gusci, arti. Ma la vera arma del coccodrillo non è la forza, è la strategia. Il suo metodo di caccia è un capolavoro di pazienza e precisione. Rimane immobile per ore, a volte per un'intera giornata, con solo gli occhi e le narici che emergono dall'acqua. Per una gazzella assetata, per un bufalo stanco, per un giovane gnu che si avvicina al fiume, il pericolo è invisibile. Il coccodrillo osserva, calcola, aspetta il momento perfetto e quando arriva, tutto accade in un istante. La tecnica è sempre la stessa: afferrare, trascinare, annegare. Nelle foreste remote dell'estremo oriente, dove l'inverno dura 8 mesi e il silenzio è rotto solo dal vento che scuote gli abeti, si muove un predatore che sembra uscito da un'altra epoca. È la tigre siberiana, il più grande felino del pianeta, il super predatore solitario per eccellenza. Le montagne innevate della taiga russa sono un ambiente ostile, dove la temperatura può scendere sotto i meno 40 gradi e la vita è una lotta continua contro il freddo e la fame. In questo regno gelido la tigre siberiana ha sviluppato adattamenti straordinari, un mantello spesso fino a 5 centimetri, zampe larghe che funzionano come racchette da neve, muscoli potenti che le permettono di percorrere fino a 40 chilometri in una sola notte. Ma ciò che rende davvero unica questa tigre non è la sua resistenza, è la sua strategia di caccia. È una maestra dell'agguato. Quando individua una preda, un cervo sica, un cinghiale, talvolta persino un orso, la osserva per decine di minuti. Aspetta il momento in cui la distanza è minima e poi colpisce. Un balzo di potenza pura, un colpo preciso alla gola o alla nuca e la caccia è finita in pochi secondi. Nessun altro felino al mondo combina forza, precisione e silenzio come la tigre siberiana. È un predatore costruito per vincere, per sopravvivere in un ambiente dove ogni errore può significare la morte. Nella vastità dorata della savana africana, dove l'orizzonte sembra non finire mai e il sole cala come una lama infuocata, vive un predatore che non ha bisogno di nascondersi. Non è un'ombra silenziosa, è un sovrano che domina alla luce del giorno, circondato dal suo clan, rispettato e temuto da ogni creatura che cammina, corre o vola. Questo è il leone africano, il re indiscusso della savana. A differenza degli altri grandi felini, il leone non è un solitario. Vive in gruppi complessi chiamati branchi, vere e proprie società strutturate, composte da femmine imparentate, cuccioli e uno o più maschi dominanti. Questa organizzazione sociale è la chiave del suo successo evolutivo. In un ambiente dove la competizione è feroce e le prede sono veloci, agili e spesso pericolose, la cooperazione diventa un'arma letale. Le leonesse sono le vere cacciatrici del branco, agiscono come un'unità perfettamente coordinata, sfruttando strategie che ricordano quelle dei migliori predatori di squadra del pianeta. Una leonessa insegue, un'altra taglia la fuga, una terza attacca da un angolo cieco. Le prede, zebre, gnu, bufali, antilopi, raramente hanno una possibilità quando il branco decide di colpire. Ma il ruolo del maschio dominante è altrettanto cruciale. Con la sua criniera imponente, che può raggiungere tonalità scure quasi nere, il maschio è un simbolo vivente di forza e maturità. La criniera non è solo estetica, protegge il collo durante i combattimenti e segnala agli avversari la sua potenza. Un maschio adulto può pesare fino a 250 kg e quando decide di difendere il suo branco, diventa una forza della natura. I combattimenti tra maschi sono tra gli scontri più violenti del regno animale. Il vincitore ottiene il diritto di guidare il branco, di accoppiarsi, di proteggere i cuccioli.
Il perdente, invece, è costretto a fuggire, spesso ferito. Nelle profondità oscure dell'Amazzonia, dove la luce del sole filtra appena tra le foglie e l'aria è densa come un respiro antico, si muove un predatore che non fa rumore, non corre, non avverte, non sbaglia. Questo è il giaguaro, il felino con il morso più potente del mondo, l'incarnazione perfetta dell'agguato. L'Amazzonia è un labirinto vivente, un mondo verticale fatto di radici, tronchi, rami e foglie, dove ogni creatura deve adattarsi a un ambiente che cambia a ogni passo. Qui, tra fiumi torbidi, paludi e foreste impenetrabili, il giaguaro ha sviluppato un'abilità unica, la capacità di scomparire. Nessun altro grande felino è così difficile da vedere, non perché sia raro, ma perché è un maestro assoluto del mimetismo e del silenzio. Il suo corpo è compatto, muscoloso, costruito per la potenza esplosiva. Un maschio adulto può superare i 120 kg, ma si muove con la grazia di un animale molto più leggero. Le sue zampe sono corte e robuste, perfette per scattare con violenza improvvisa. Il suo cranio, largo e massiccio, ospita una muscolatura mandibolare che genera... Ma ciò che rende il giaguaro davvero unico è la sua tecnica di caccia. A differenza di leoni e tigri che puntano alla gola, il giaguaro colpisce alla testa. Un singolo morso, preciso, devastante, che penetra direttamente nel cervello della preda. È un metodo rapido, silenzioso, letale, perfetto per un ambiente dove ogni rumore può attirare attenzioni indesiderate. È uno dei pochi felini al mondo che non teme l'acqua, anzi, la usa a suo vantaggio. Nuota con facilità, si immerge, attacca dal fiume come un coccodrillo. In Amazzonia nessun luogo è sicuro quando il giaguaro decide di cacciare. È un predatore che vive nell'ombra, che osserva senza essere visto, che domina senza bisogno di mostrarsi. E mentre il nostro viaggio si conclude, una domanda sorge spontanea. Che mondo vogliamo lasciare? Un mondo silenzioso, svuotato dei suoi titani, o un mondo in cui la natura continua a ruggire, a correre, a stupirci? La risposta non appartiene al mondo animale, appartiene a noi, perché loro sono e sempre saranno i mega predatori della Terra.